Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di giugno 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del Leone. Può essere un momento di riflessione, un momento dove rifletterete su quello che è veramente importante per voi e può anche essere un momento di isolamento per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno lunare, solare e ascendente e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può scrivere una mail oppure sotto nella descrizione trovate anche il numero del cellulare, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. C'è il link per il percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi trovate i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e anche per quelli di approfondimento sulle famiglie reali del 27 di giugno e il video corso di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere, amici del Leone, quali sono le vostre energie per la prima parte di giugno. Partiamo con un 8 di coppe, un 3 di coppe, abbiamo la regina di pentacoli, il re di coppe, 9 di bastoni, asso di spade e 3 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere la vostra energia, come si sviluppa durante il periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Se però avete qualcuno in testa, fermatevi perché nella seconda parte del video andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse e andiamo a confrontare la sua evoluzione energetica con la vostra. Allora, partiamo da questo 8 di coppe. Io qui ho come la sensazione che vi stiate allontanando o vi siate allontanati da qualcuno, da qualcosa, o che con questo eremita ci sia come la voglia di cercare relazioni o persone o situazioni di un certo spessore, mi verrebbe da dire. Andiamo a vederlo. Può darsi che vi stiate allontanando da qualcosa o qualcuno o che vi stiate dirigendo verso qualcosa o qualcuno. Allora abbiamo il matto, un 6 di spade e un 9 di bastoni. Può essere le due cose, perché effettivamente con il matto potrebbe nascere una nuova avventura, un nuovo viaggio, potrebbe essere per qualcuno, una nuova storia, un nuovo flirt. Ehm, Però ho come l'idea che questo possa succedere solo nel momento in cui vi allontanate o tenete fuori qualche cosa di vecchio, qualche cosa che riguarda il passato con questo 6 di spade. Di solito sono i problemi. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Cinque di pentacoli e ruota della fortuna. Ci potrebbe essere un tema con le amicizie anche. Io credo, con questo 5 di pentacoli, che qualche amico o amica potrebbe un po' deludervi, o potreste essere delusi da questa nuova conoscenza, che secondo me arriva già subito agli inizi di, diciamo entro la prima settimana di giugno. Mm, con questa ruota della fortuna ho come la sensazione che
potreste vivere un ciclo, una dinamica, uno schema che avete già visto in passato. Andiamo a vedere la Regina di Pentacoli. Amanti, 4 di spade, ancora una, e Regina di Coppe. Io credo che questo 4 di spade sia qui perché avete bisogno di guarire questo 5 di pentacoli che arriva da questo 6 di spade. Cioè, ci sono alcune credenze limitanti che voi avete, probabilmente inerenti alle relazioni, inerente quello che è la relazione che state cercando, che potrebbe come creare dei pensieri di vuoto con questo 5 di pentacoli e farvi, come dire, vivere dinamiche che si ripetono e che avete bisogno di guarire, perché quello che volete voi è un amore in linea, un amore equilibrato, un amore corrisposto, un amore maturo dove ci si possa mettere a nudo con l'altro o con l'altra. Vi dico subito i segni zodiacali che ho, perché poi lo so che mi dimentico. Per qualcuno potrebbe essere Capricorno, per qualcun altro Pesci. Andiamo a vedere il Re di Coppe. C'è anche un Gemelli. Regina di Bastoni. Mago, 5 di coppe e 3 di bastoni. Di nuovo c'è un 5 di coppe, qui mi richiama questo vuoto di cui vi parlavo qui. E secondo me anche una certa rigidità, se vogliamo. Qui abbiamo Re e Regina di coppe. Però è come se non ci fosse un'azione concreta, ma anche da parte vostra proprio, perché siete voi che siete sulla difensiva. Io penso che possa esserci come una potenziale nuova conoscenza. Per qualcuno può essere qualcuno che magari avete già adocchiato e con il o la quale può esserci un qualche cosa di un po' più denso in questo periodo, di un po' più consistente, però il punto è che siete voi che siete abbastanza in ritirata. Anche qui avete un altro 9 di bastoni, quindi vi state difendendo. Secondo me avete paura che possa ripetersi qualche delusione del passato. Io credo che molti possano pensare di essere traditi di nuovo, di essere per qualcuno abbandonato, per qualcuno rifiutato e quindi c'è come una difesa. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. C'è come un non agisco, non faccio niente, non guardo il futuro. Sono selettivo o selettiva inerente a quello che mi stanno offrendo. Dieci di spade e cavaliere di spade. Io sento che vi armerete, vi corazzerete, lasciandovi indietro un po', secondo me, queste delusioni del passato e partirete alla carica, Vi dirò che per qualcuno questo cavaliere di spade può essere un'altra energia che entra. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo la regina di pentacoli e un 6 di pentacoli. Allora, sento che con questo asso di spade, ragazzi, potrebbe arrivare una chiarezza mentale, quella che si andava un po' cercando con questo eremita. Può arrivare come, non lo sento, cioè è più come una proposta di accordo, mettiamola così, una proposta di concretizzare qualcosa. La regina di pentacoli ce l'avevate già qui, c'è voglia di portare questa situazione o questa relazione in equilibrio. Vi dico, secondo me con questo matto qui all'inizio per qualcuno
c'è qualche così amicizia, qualche persona sulla quale avete puntato gli occhi. Probabilmente c'è una paura di essere rifiutati, potrebbe essere la paura di ricadere in certe dinamiche del passato, come se si volesse prima guarire con questo 4 di spade, e mi spiego perché questa sorta di stop, questa sorta di non faccio niente, sto fermo. Però è anche vero che, diciamo, nella seconda settimana di giugno qualche cosa probabilmente cambia. Questo 10 di spade arriva per portare indietro, qui abbiamo un 10, qui abbiamo un asso, per lasciare indietro tutto quello che è stato il ciclo di sofferenza, e io sento che potreste ehm, comunicare o comunque diciamo avere una conversazione con questa persona che spiega come per voi è importante mettere le basi, come per voi è importante avere uno scambio in equilibrio, cosa volete concretizzare, cosa è importante per voi, verso dove andate, no? Con questa persona o dove vi piacerebbe andare con il o la partner ideale. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Re di coppe, 10 di bastoni, luna e forza. Allora, con questo 3 di bastoni vi dico, c'è come una visione al futuro. C'è sempre questa luna qui che stella. Sì, si parla di sogni, di obiettivi, di visioni non proprio chiare. Abbiamo un 2 di spade, un 10 di coppe, c'è la voglia di qualche cosa di unito, ma c'è come un'unione duratura, un'unione che è quella da sogno, mi verrebbe da dire, con la stella e la luna, però la luna ci parla sempre di proiezioni. Prima passate da questa fase di guarigione e questa fase di chiarezza mentale, e poi secondo me potete guardare al futuro con occhi migliori. Tenete presente che il 3 di bastoni ce l'avete anche qui, e alla fine della lettura è girato a testa in su, quindi vi dico che c'è come un potenziale futuro da poter sviluppare. Facciamo così, così non togliamo spazio alla linea sotto. Ok. Allora, adesso andiamo a vedere come si sviluppa l'energia della vostra persona di interesse, non importa il tipo di legame, cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Intanto vi dico che ho già pubblicato le letture per il secondo semestre del 2026, ci sono quelle generali adesso, e in un secondo momento poi pubblicherò anche quelle sull'evoluzione spirituale, sull'amore e le relazioni, e quella sul lavoro e l'economia. È già uscito un 4 di bastoni. Re di pentacoli. Cavaliere di coppe. Papa. 9 di pentacoli, giudizio, 7 di spade e 3 di coppe. Oh, che brutte cose che ho visto. Va bene, andiamo a vedere le energie. Poi sapete che io leggo appunto energia. Cercate sempre di incastrare anche l'ascendente, segno lunare, quello che si ripete lo prendete come il vostro messaggio personale. Comunque anche questo lo spiego nella guida che c'è sotto. Allora, partiamo da questo bellissimo 4 di bastoni, che è una carta di grande stabilità, è una carta di armonia, 10 di pentacoli. Io credo che questa persona abbia voglia di stare con voi, magari non ha voglia di ufficializzare. Ecco, vedendo queste due carte così, mi verrebbe da dire, gli piacerebbe o le piacerebbe andare a convivere, però per quello che riguarda il contrattualizzare questa situazione o questa relazione, magari ancora no. Cioè, tipo, va bene andare a convivere, ma non ci sposiamo. Va bene passare del bel tempo insieme, trovare la serenità, però niente di ufficiale. Guardate, qui ho un matto che avete anche voi, quindi secondo me è un 5 di spade. Secondo me all'inizio di giugno potrebbe nascere veramente una bella relazione, una bella
conoscenza, o se siete già in coppia da un po' con questa persona, c'è come un nuovo capitolo che potrebbe aprirsi, magari per qualcuno si tratta di iniziare appunto la convivenza. Se per esempio è relativamente poco che vi state frequentando, potrebbe anche essere l'organizzare un viaggio e vivere la quotidianità dello stare insieme. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Abbiamo la Temperanza e un Fante di Pentacoli. Sento che questa persona potrebbe essere una persona molto concreta, che ci va con calma, con questa temperanza, però è anche una di quelle persone con il Re di Pentacoli piuttosto aperte, generose, potrebbe anche avere una certa posizione sociale per qualcuno. Andiamo a vedere questo Cavaliere di Coppe. Abbiamo il Giudizio e un 8 di Pentacoli. Il Giudizio c'era già qui no, questo è un 9. Ragazzi, con questo Cavaliere di Coppe sento che potreste affrontare certi temi, certi discorsi inerenti la quotidianità, inerenti quello che uno vuole dall'altro, inerenti la vista al futuro, inerenti come si vede o si vive la quotidianità, o come si imposterebbe, si potrebbe impostare anche una relazione magari in convivenza, soprattutto se con questi due matti c'è distanza geografica tra di voi. Andiamo a vedere il Papa. 2 di Pentacoli. Eremita. Io credo che ci sia un tema qui da parte di questa persona, perché abbiamo 10 di Pentacoli e il Papa. C'è come un qualche tema a livello di contratti. Potrebbe essere una persona che, ipotesi, è ancora sposata legalmente, e quindi ci siano dei temi con l'ufficializzazione proprio per questo. Se per esempio foste in una relazione clandestina, potrebbe essere che uno dei due ha ancora un matrimonio in piedi. Sento di più l'altra persona, sinceramente. Però ognuno di voi adatti la lettura alla sua realtà. È come se anche, perché comunque c'è l'eremita e qui abbiamo un 9 di Pentacoli, c'è come bisogno di avere maggior autonomia, maggiore indipendenza da parte di questa persona. Andiamo a vedere il 9 di Pentacoli. Sento che c'è un qualche cosa, perché mi è venuto un nodo impressionante alla gola. Sento che questa persona vi deve dire qualche cosa inerente al passato, e lo sento, perché è qua con questo Cavaliere di Coppe, e credo che non riesca a dirlo. Ok, allora abbiamo la Temperanza e un Fante di Spade. Credo che questa persona abbia bisogno di monitorare la situazione, di vedere come va la quotidianità, di vedere come va come si evolve la situazione, come si evolve la relazione, soprattutto come mantenere un equilibrio tra di voi, mantenendo l'autonomia e l'indipendenza. Voi vi sento molto più carichi, molto più, come dire, propensi. Siete comunque guardinghi, perché anche voi avete le vostre barriere. E questa persona vorrebbe qualcosa di più, ma è come se ci andasse talmente piano, ragazzi, ma talmente piano. Però guardate, asso di spade, giudizio, qui arriva o una notizia o una comunicazione, una telefonata, una chiacchierata, secondo me cambia le cose. Andiamo a vedere il giudizio.
Re di bastoni, aveva già fatto capolino prima. Asso di bastoni, asso di coppe. Qui può esserci una presa di consapevolezza, ragazzi. Però quello che non mi torna è questo 7 di spade con questo 3 di coppe che adesso vado subito a vedere. Adesso è finito l'inquadratura, non si vede più. Comunque, 7 di spade, 3 di spade. E 5 di coppe. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Regina di coppe. E la regina di coppe è qui, eh. E diavolo. Con il 3 di coppe. Non lo so ragazzi, io ho come la sensazione che questa persona potrebbe, con questo 7 di spade, come l'idea che possa raccontarvi delle storie. Voi potreste essere sinceri, perché comunque l'asso di spade è una verità che viene a galla. Questa persona, secondo me, prende consapevolezza di qualche cosa con questo asso di bastoni e questo asso di coppe. È già un segno. Sono usciti questi due assi insieme verso la fine della lettura. Ehm, C'è come un nuovo inizio, una presa di consapevolezza, una visione più chiara, mi verrebbe quasi da dire anche un'azione da parte di questa persona con questo asso di bastoni, però poi alla fine della lettura avere queste carte, io sento che questa persona potrebbe non essere completamente onesta con voi. C'è qualche tipo di sofferenza che ha bisogno di lasciare indietro, c'è un 5 di coppe, c'è qualche vuoto. Può essere che questa persona, ragazzi, inizi qualcosa con voi, che qua mi sembra molto belle in realtà. C'è qualcosa che vi nasconde, ma vi dirò, anche voi qui avete la luna, c'è un 2 di spade, ci sono come dei dubbi, delle cose che sono nascoste, che non vengono a galla. Questo cos'era? Un 3 di bastoni. Potrebbe esserci una terza persona per qualcuno, eh? O vi dirò, il 3 di coppe può anche fare, perché ce l'avevate anche qui, certe volte può far riferimento ai figli, certe volte può far riferimento agli amici, potrebbero esserci come dei condizionamenti da parte di amici, da parte dei familiari, perché anche qui vediamo la carta, l'archetipo della famiglia. Fatemi sapere ragazzi come vi risuona. Potenzialmente è come se ci fosse un nuovo inizio, qualcuno che si rimette in gioco, però non del tutto. Ho come quest'idea. Sapete ragazzi, ho anche la sensazione che questa persona potrebbe dire delle bugie a se stessa per quello che riguarda una ferita che con questo 3 di spade al contrario è ancora aperta. Perché effettivamente c'è la carta della temperanza, qui c'è ancora probabilmente qualche cosa che ha bisogno di essere guarito, che ha bisogno di essere riequilibrato. E qui può essere che la vostra persona di interesse effettivamente senta questo vuoto, ma è come se dicesse no, ma non è importante. Potrebbe anche essere una cosa di questo genere. Allora, andiamo a vedere un oracolo. Non abbastanza. Qualcuno qui è frustrato in una relazione. C'è come un autosabotaggio. Trovo strano che non sia uscito l'8 di spade, effettivamente. Parla di gelosia e di questioni legate all'ego, quindi
obiettivi, risultati, le cose che un po' ci raccontiamo e che ci fanno rimanere agganciati. Effettivamente c'è la carta del diavolo, quindi qui potrebbero esserci dei temi effettivamente egoici. Tu sorridi e il mondo cambia. È un po' come se vi dicesse entrate in una vibrazione positiva, guardate la vita sorridendo e la vita vi sorride, no? Fondamentalmente, questo è anche un proverbio. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, solo che ci sono più argomenti perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di sensi psichici, di come sviluppare il terzo occhio e ho aperto ultimamente una playlist di esoterismo, quindi date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come fosse un corso, un percorso. Bene, amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!